Oggi vi parlo di un rasaerba molto interessante. Allora, è molto semplice da utilizzare, è completamente a batteria, non ha fili, non ha niente. Ha un diametro di taglio di 41 cm e pesa 17 kg. Allora, ve ne parlo dopo la sigla. Vi parlo dello Yardcare BLM 40410, lo trovate su Amazon se state cercando un rasaerba per il giardino, non è da sfalcio pesante. Ecco, questo potrebbe essere interessante perché ha due caratteristiche, a mio avviso, importanti per chi ha un giardino ben curato. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati a tutti, sono Luigi del canale Un Orso in Campagna. Mi è arrivato ieri, quindi l'ho aperto 2 minuti fa, l'ho montato. Non vi faccio vedere fasi di montaggio perché sono di una sciocchezza incredibile, non ho ancora neanche guardare le istruzioni. 2 posizioni di lavoro in base alla vostra altezza, completamente a batteria. Monta 2 batterie da 18 volt, 4 A cada una in dotazione. Il caricabatterie è doppio, così che ci possono caricare contemporaneamente, e il produttore, questo è un dato che vi riporto perché non l'ho ancora avuto modo di provarlo, promette un'area di lavoro di 675 m² con una carica di batterie. Non è semovente, attenzione questo, quindi se avete un giardino perfettamente in piano questo fa il caso vostro, se siete in discesa no, perché dovete spingerlo. Quindi questo utensile si rivolge prettamente a chi ha un giardino curato in piano e che vuol mantenerlo in un certo modo. Yardcare è specializzata sui robottini tagliaerba. Io ancora quelli non li ho provati e mi è stato proposto questo, l'ho trovato molto interessante, fa il caso mio perché ho un piccolo giardino qui, ma poi, visto che io lavoro in un certo modo, le recensioni le faccio in un modo diverso da tutti gli altri, lo proverò in un ambiente che non è il suo, quindi lo proverò in un ambiente molto più selvaggio, ovviamente in piano, quindi se taglia lì, taglia sicuramente anche il vostro giardino. Allora vi dicevo, 41 cm di diametro di taglio, 17 kg di peso, senza le batterie e senza il cestello. Il cestello ha un volume di 45 litri e ha 7 posizioni da taglio da 25 a 75 mm. Quindi se avete un giardino molto ben curato, col classico prato all'inglese, voi scendete di tanto così, 25 mm sono 2 cm e mezzo e tagliate tutto. 2 modalità di taglio, sia la raccolta col cestello oppure togliendo il cestello diventa mulching, si mette questo tappo sul retro, lo vediamo dopo sul campo, e il rasaerba si trasforma in un rasaerba mulching, ovvero l'erba viene tagliata finemente, molto finemente, e viene depositata sul manto erboso e nell'arco di pochissimi giorni i fili d'erba si degradano e diventano concime. Insomma, non fa il classico feltro d'erba di un taglio grossolano perché l'erba viene sminuzzata in piccolissime parti. Decidete voi, se avete l'erba abbastanza alta, usate il cestello di raccolta. L'erba raccolta ovviamente si può poi mettere nel compostaggio e nell'arco del tempo diventa compost, quindi la potete riutilizzare. Oppure semplicemente si va in discarica, lo si smaltisce. Oppure se avete l'erba sempre ben curata, usate il mulching e non vi sbagliate. Vi ho parlato delle 7 posizioni di taglio, eccole qua. Guardate, con 2 dita la leva è molto leggera. Ecco, qui abbiamo 75 mm e qui ne abbiamo 25. Tutta la macchina, come dicevo, pesa 17 kg e sotto gli diamo un'occhiata. Lama ovviamente è in metallo, in acciaio. Abbiamo la ventola di raffreddamento del motore elettrico che gira solidale con la lama in plastica e abbiamo alcuni inserti in plastica ai lati del piatto, ovvero davanti e dietro. Non è una macchina da sfalcio pesante. Vediamo il pacco batterie, 18 volt, 4 A, 2 batterie uguali. L'inserimento è molto semplice. Ecco, se vogliamo trovare una nota sulle batterie, mi dispiace che non abbiano il livello di carica, però c'è anche da dire una cosa. Lo stesso livello, l'indicatore LED, lo troviamo sulle stegole e vi faccio vedere tra un attimo. Vi ho accennato prima alle 2 posizioni di lavoro della stegola, più alto e più basso, eccole qui. Semplicemente si gira e qui abbiamo 2 posizioni di lavoro, eccole qua, 2 fori, quindi la stegola non si muove, rimane ferma, ma possiamo decidere a che altezza lavorare. Io lavoro in quella un pochino più alta. Il quadro comandi è molto semplice. Allora, pulsante di accensione, non so se lo vedete perché il display non è molto luminoso. Comunque abbiamo 2 velocità di lavoro, quella bassa che è questa qui e quella alta, cambia il simbolo, rimettiamo quella bassa. Abbiamo lo stato delle batterie, il resto dei comandi, pulsante di sicurezza e leve di accensione. Allora come funziona? Se io
accendo la macchina, ma non premo prima questo pulsante, le leve non funzionano. Se io invece lo premo, poi muovo le leve, lei parte. Sempre sul discorso sicurezza, sappiate che le lame si fermano entro 3 secondi dallo stop, quindi c'è un po' di inerzia, questo lo dovete sapere. Un altro discorso che merita la massima attenzione, perché con questo ci si può far male, sappiatelo, perché non è come quello a scoppio che se non tirate la funicella e non lo mettete in moto non parte e la lama non gira. Questo ha delle batterie, quindi qualunque tipo di lavoro dobbiamo fare, ad esempio la pulizia del sottoscocca e la filatura della lama e quant'altro, bisogna rimuovere le batterie. Ecco, in questo caso lui non parte. Non parte neanche con una sola batteria, però per sicurezza le sganciamo tutte e due. È un'operazione che merita di essere fatta, dura un secondo, però ci può salvare le mani. Basta ciance, abbiamo il cestello installato, lo andiamo a provare. Pochi metri quadri, vediamo un po' come si comporta e poi togliamo il cestello e proviamo il mulching. Velocità bassa, ci alziamo, 75 mm, lo facciamo molto alto, vediamo come si comporta. È un po' alta per me, ci abbassiamo un po', Ecco, una cosa, se non si mette in moto dopo l'accensione, nell'arco di 2-3 secondi va in stand by, si spegne, un'altra sicurezza. Riaccendiamo. Allora non me ne vogliono i tecnici di Yardcare, ma mi sono spostato dal mio giardino, dove veramente c'è un'erba alla portata di tutti, sono tutti buoni a tagliare quell'erba lì. Mi sono spostato qui nel camminamento del mio orto, sono fuori dall'orto, sono abbastanza in piano, non in piano al 100%, ma è una sciocchezza. Tenete conto, sono 17 kg, è molto leggero. Mi rimangio quello che ho detto prima, una leggerissima pendenza, lo portate tranquillamente, anche se non è trazionato ovviamente. Non è questo il suo luogo di lavoro, però a me piace portarli al limite gli utensili, perché voi così potete capire fin dove potete arrivare. Vedete un po' il limite della macchina prima di acquistarla e questo non ve lo fa vedere nessuno, credo, e quindi poi vi potete regolare. È ovvio che se funziona su un terreno del genere con un'erba incolta, non è molto alta, saranno 20 cm di erba di vari tipi, dicevo è ovvio che se funziona su questa erba qui, sul vostro prato all'inglese va che è una favola. E quello è il concetto dei test che faccio io, perché provarlo su un giardino già bello rasato sono buoni tutti. Continuo a tenere il sacco di raccolta, posiziono la velocità al massimo, perché qua secondo me ci vuole un pochino più di potenza. Sono a metà altezza, sono intorno ai 45-50 mm, di meno non scendo perché questo è un terreno con qualche sassolino. Lavoro qualche minuto, ci fermiamo, vediamo il taglio dell'erba, dopodiché mettiamo l'accessorio del mulching e vediamo come lavora.
Allora avete visto cosa abbiamo tagliato? Questo non è il suo lavoro, non è nata per fare questo lavoro, però vale ciò che vi ho detto prima: se taglia quest'erba taglia anche il vostro prato all'inglese, e quello è il concetto di massima. Erba alta così, ok, la lama è nuova, va bene, le batterie erano cariche, però fatto sta che l'ha tagliato, e l'ha tagliato senza battere ciglio. Vediamo un po' il risultato nel cestello, dopodiché lo togliamo, montiamo adattatore per il mulching, facciamo questo pezzo. Vi ricordo che il mulching prevede un taglio d'erba di 3-4 cm, non di più. Se ce l'avete più alta non va bene, e l'erba ovviamente deve essere asciutta, perché se è bagnata fa corpo unico con il piatto e non lavora bene. Quindi erba asciutta ed erba bassa, 4-5 cm. È un lavoro quello del mulching che va fatto spesso, quindi ecco, se avete un giardino curato lo sapete meglio di me, è un lavoro che va fatto periodicamente. Bene, mi avvicino, vediamo un po' il cestello, anzi no, lo smonto io da qui, mi avvicino a voi. Guardate cosa abbiamo qui, ce ne stava ancora, è ben sminuzzata, è molto bella. Ora io devo mettere le mani dentro l'erba perché la devo togliere. Mi raccomando, staccate le batterie, la lama non partirà mai da sola, però voi staccate le batterie. Ora sono più sicuro, posso mettere le mani in sicurezza. Ok, siamo in questa situazione, vi risparmio un'ora di analisi dallo psicologo, perché se lo montate storto voi non riuscite a installarlo, perché, vabbè, non vi dico, ci ho messo un po' di tempo anch'io. Allora, la parte, questa concava, va infilata dentro, ecco qua, perché se provate a infilarlo in qualunque altro modo non c'è verso, non c'è verso. Allora la parte concava va dentro e la molla di richiamo dello sportellino lo tiene fermo. A questo punto cosa succede? Possiamo abbassarlo, qui non abbiamo olio che esce fuori. A questo punto cosa succede? L'erba viene mantenuta all'interno del cestello finché non viene sminuzzata in piccoli pezzi e poi viene espulsa. Ecco perché vi dicevo, l'erba da mulching deve essere alta 4-5 cm, non di più, altrimenti si intasa il tutto perché non ce la fa la macchina. Il consiglio che vi do è di mettere la velocità massima perché deve lavorare veloce. Ci mettiamo al lavoro, passiamo lì dove siamo già passati, mi abbasso di qualche millimetro con l'altezza da taglio e vediamo quello che succede. Vediamo insieme un po' lo stato del piatto. Come sempre stacco le batterie, vedete, staccate, solo appoggiate. Alziamo, vedete? Allora guardate, erba asciutta, molto bassa, era 4-5 cm, a parte qualche ciuffo. Il piatto è perfettamente pulito. Se fosse stata bagnata voi avreste visto un accumulo di erba sopra il piatto. Ogni volta che finite di pulirlo, questo andrebbe pulito, ovvero lavato con un getto d'acqua. E faccio una breve analisi soltanto del taglio mulching tra dove sono passato e dove no. Ecco, guardate, qui non ci sono passato, qui sì.
Questo è un bel prato tagliato. Ero alla penultima posizione, l'ultima io qui non lo posso fare perché come avete sentito ogni tanto saltava qualche sassolino, qualche rametto. Ho tagliato dei rametti, eccoli qua, rametti secchi, però vedete questi in un prato all'inglese ovviamente non ci sono, non ci devono essere. Questo non è un prato, però vi ho fatto vedere un po' le potenzialità di questa macchina. Tiriamo le conclusioni. Tra le riprese, una cosa e l'altra, l'ho utilizzato per circa 2 ore e mezza, 3, perché non è stata una cosa continua, dovevo posizionare la videocamera, fare le prove di taglio, insomma l'ho utilizzata quelle 2-3 ore. Quindi le mie impressioni non sono definitive, nel senso che continuerò a utilizzarlo, me l'ha lasciato per un po', quindi continuerò a utilizzarlo e sicuramente farò un altro video tra qualche giorno, un paio di settimane, per tirare nuovamente le conclusioni e dare delle impressioni più definitive. Però di primo acchito le mie impressioni sono queste. Allora, ero un po' scettico sulla mancanza della trazione, vi dico la verità. Per questo ho riflettuto un po' prima di accettare la collaborazione. Come voi sapete il mio terreno è tutto scosceso, nel senso che non ho grosse superfici in piano, ma poco dipendenza io ce l'ho sempre, ovunque. Però alla fine ho accettato perché mi interessava vedere come funzionava questo tipo di macchina. È il mio primo Raserba a batteria che provo, insomma. E ho preso la versione più grande, questa è da 41, esiste anche più piccolo, da 34. Costa molto di meno, se avete poche esigenze, ha una sola batteria e potete scegliere quella. Questo è il top di gamma del produttore di Yardcare, quindi ho preferito provare questo. Vi dicevo, è talmente leggero che non si sente la mancanza della trazione, ovvero se ci fosse sarebbe meglio, è naturale. Ma parliamo di una destinazione d'uso e di un target di utenti che non la richiedono e vi spiego il perché. Questa macchina è nata per lavorare sul prato ben rifinito, sul prato di casa, piccolo o grande che sia, ma sul prato, anche in leggerissima pendenza, va benissimo. È talmente leggero che non si sente la mancanza della trazione. Quindi sarebbe stata una cosa in più, un costo in più e sicuramente avrebbe sforato i 500 euro di prezzo, ecco, tutto lì. Allora, altri pregi, a parte che è leggero, costa il giusto, come vi dicevo, ha una buona potenza, ho tagliato anche erba, avete visto, alta più di 30 cm, come vi dicevo non è nato per fare quello, ma mi ci trovavo, ci sono passato, che faccio? Lo lascio, ci passo e la taglio, ecco, e l'ha tagliata senza problemi, ero alla massima velocità. La velocità è molto silenzioso, ma questo vale per tutti gli utensili a batteria. Se abitate in un condominio, se abitate in una zona dove dà fastidio il decespuritore a scoppio, un utensile a batteria è la cosa migliore. Bene, altro non vi posso dire, difetti non ne ho trovati, è una macchina molto semplice, praticamente c'è un motore, c'è una lama e ci sono 4 ruote a spinta, non c'è altro, ma nella sua semplicità io l'ho trovata una buona macchina, fino adesso. Bene, è tutto per questo video, ringrazio Yardcare che me l'ha mandata in test, ringrazio voi per essere arrivati fino a questo punto del video perché è stato un video abbastanza lungo, vi lascio il link in descrizione, lo trovate su Amazon, è un link affiliato, poi voi lo comprate dove vi pare, lasciate un like e condividete con i vostri amici se vi fa piacere, se volete iscrivervi al canale vi ringrazio, almeno rimanete aggiornati sui miei video periodici, vi auguro una buona giornata.